Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare l'Infinity Scarf che avete già intravisto nelle slide. Utilizzeremo ciò che resta del filato degradé utilizzato la volta scorsa per il maglioncino. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. L'occorrente per realizzare questo progetto lo vedete davanti a voi. Abbiamo un uncinetto numero 7 ed un filato degradé. Io ho scelto il Lolita di Casa 3 Sfere nella variante arancio. Aggiungiamo all'occorrente forbici e ago da lana. Siamo pronti per iniziare. Per dare davvero l'importanza che merita a questo filato eccellente, ho scelto di realizzare questa sciarpa con un punto molto semplice, in modo da rendere giustizia alla favolosa sfumatura di questo filato. Il multiplo di lavorazione è di 3 più 1, andremo pertanto a strutturare una catenella che sia multiplo di 3 più 1. Ho realizzato 27 catenelle più 1. Aggiungo 3 catenelle ed entro nella quarta dall'uncinetto con una maglia bassissima, in questo modo. 3 catenelle, salto 2 maglie di base e nella terza realizzo una maglia bassissima. 3 catenelle, salto 2 maglie di base e nella terza realizzo una maglia bassissima. 3 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza realizzo una maglia bassissima. Replico questa operazione per tutta la mia prima riga. Per la seconda riga di lavorazione, che sarà poi quella che ripeteremo per tutta la lunghezza o l'altezza della nostra sciarpa, dobbiamo realizzare 3 catenelle, voltare il lavoro ed eseguire una maglia bassissima in ogni archetto che ci troviamo disponibile. Quindi una maglia bassissima, 3 catenelle, archetto successivo, una maglia bassissima, 3 catenelle, archetto successivo, una maglia bassissima, 3 catenelle, archetto successivo, una maglia bassissima e così via fino alla fine della nostra riga. Concludiamo la seconda riga con una maglia bassissima nel primo archetto. Mi raccomando, non fatevelo sfuggire, il primo archetto lo abbiamo realizzato appunto con le 3 catenelle che abbiamo aggiunto alle catenelle di base inizialmente. Entriamo appunto nell'ultimo archetto e realizziamo una maglia bassissima. Le righe di lavorazione sono queste. Cosa vuol dire? Dobbiamo andare a ripetere questa riga fino a raggiungere la dimensione che desideriamo. Con le catenelle che ho strutturato io ho raggiunto una lunghezza di 18 cm, una lunghezza perfetta per un Infinity Scarf in quanto, come sapete, la maggior parte delle volte va a fare più di un giro attorno al collo, quindi non è necessario avere un'ampiezza tanto grande. Come lunghezza invece, non avendo scelto di strutturare questa sciarpa lavorandola ad anello ma lavorandola a pannello, andrò a allungarmi per una misura di circa 1 metro, 1,10 m, cosa che mi consentirà per l'appunto, una volta unita alla fine, di fare più di un giro su se stessa, proprio avvolgendosi attorno al collo. Naturalmente potrete andare ad allungare quanto vorrete la vostra Infinity Scarf. Ho dato le mie misure come riferimento. Da qui andiamo a realizzare 3 catenelle, voltiamo il lavoro e continuiamo le nostre maglie bassissime in ogni archetto, intervallate dalle 3 catenelle. E andiamo avanti
fino a raggiungere l'altezza che vogliamo. Con 100 g di filato ho realizzato una sciarpina di 18 cm di spessore per 105 cm di lunghezza. Vado adesso ad unire i due lembi e per farlo utilizzerò lo stesso punto che ho utilizzato per realizzare proprio tutta la sciarpa. Sono qui, vedete, all'ultimo punto di lavorazione e vado ad inserirmi direttamente nel primo archetto del colore scuro. Porto tutto il filo unendolo con una maglia bassissima e realizzo 2 catenelle. Mi sposto nell'archetto successivo chiaro, prendo il successivo scuro e replico maglia bassissima, 2 catenelle, archetto successivo chiaro, archetto successivo scuro, maglia bassissima, 2 catenelle, fino alla fine di tutta la riga. E una volta messo il lavoro sul dritto, possiamo ritenere concluso il nostro progetto. Le misure finali sono 52 x 18 e questa è la nostra Infinity Scarf che vedete ha tutte le sfaccettature di questo arancio meraviglioso. Se ve lo steste chiedendo, non ho voluto lavorare questo progetto in tondo perché in questo caso avevo piacere di avere un davanti e un dietro. In questo modo, unendo il colore più chiaro a quello più scuro, abbiamo automaticamente individuato qual è la parte che andrà dietro al nostro collo. Vedete? Ovviamente la lavorazione può essere anche realizzata in cerchio, senz'altro non mancherò di progetti con lavorazione in cerchio. In questo caso è stato proprio un mio sfizio. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e spero di aver dato una mano a chi è alle prime armi con un filato particolare come quello che può essere appunto il Lolita. Io lo trovo meraviglioso, spero che sia piaciuto anche a voi. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.